just gonna stare at each other, or are you gonna give me any documents? I mean, I can stare all day. I'm here till freaking whenever. Sorry. I'm gonna follow your wife on there, okay? Thank you very much. You're not gonna take me here in a little bit. Yeah. Buongiorno! Oggi andiamo a Tijuana, che dicono Sul alternativamente confine. che sia una città tranquilla o la città più pericolosa del mondo. Tanto l'avete capito perché andiamo a Tijuana. Per favore, incrociate tutto quello che potete incrociare. La prima cosa andremo a terminare il permesso delle moto. Che va terminato anche perché Abbiamo lasciato un deposito, quindi speriamo che ce lo anche restituiscano. abbastanza alto. Quindi adesso andiamo a fare questa cosa, 2 ore di viaggio, poi domani mattina proviamo a attraversare il confine. Li portiamo con noi. Anche se la benzina costa molto meno negli Stati Uniti, io sono in riserva piena, quindi dobbiamo fare benzina e mi auguro vivamente che sia l'ultima messicana per un po'. Buenos días. 150 peso? 150. Sí. ¿Dónde vas ahorita? Tijuana, intentamos a cruzar el... Andan explorando, ¿no? Sí, en México. ¿Más lejos que has viajado? Hemos cruzado Veracruz y Oaxaca y Pacífico, todo el Pacífico hasta Mazatlán. Y la gasolina aquí cuesta mucho menor que en Italia. ¿Cuánto vale allá? Creo 1 litro sería 40 pesos, más que 45. Sí, con eso te llevas 2 litros aquí. Sí, sí, Porque aquí te sale 20 pesos. sí, lo sé, es la mirada. Muchas gracias, que tengan un buen día, gracias. Spero che sia propiziatorio perché è stata la benzinaia più gentile di tutto il Messico. Questa è Tijuana. Abbiamo avvistato un pezzetto del muro. Questo. Sì, è quello. Che ansia che mette. Ah, ok. Hola, buenos días. Tenemos que cancelar nuestro permiso de importación temporánea Ah, ok. de 2 vehículos. Ok, hay que pasarlos aquí a la caseta. Aquí al lado. ¿Con la moto? Pasarlos a hacer la cancelación. Ajá. Muchas gracias. Ok, Ana y Andrea Murguía. A ver, ¿cuál es? Recorrieron todo México. No todo, pero son 5 meses que viajamos. Oh, wow. Y no se quedan doloridos de la espalda. Sí, mucho. No, En un lugar no se pueden ni sentar, ¿no? Intentamos Parados. intentamos de no manejar demasiado, Sí. pero sí. Pero yo sí Wow. tengo. Lo bueno es que les gusta andar en moto. Sí, sí. Y también México mucho. Sí, ¿en cuánto tiempo regresa el depósito? De 4 a 5 días. Perfecto. Este es el de Andrea, este es el de Ana. Y ya está cancelado el permiso. Ya está Perfecto. entregado. Documenti fatti. Dovrebbero ridarci il deposito in 3-4 giorni, ha detto. E ora siamo a Tijuana. Sono le 10:53. Cerchiamo il nostro Airbnb. Buongiorno. Buongiorno, è il Siamo grande giorno. tesissimi. Sono un po' di, forse settimane che prepariamo questo giorno perché ci abbiamo pensato tanto e la frontiera con gli USA ufficialmente è chiusa, quindi abbiamo fatto tutto il possibile per prepararci e per arrivare con più garanzie possibili. Il tampone. Ho prenotato l'appuntamento per il vaccino A San Diego, A se San ci fanno Diego. entrare ci vaccineremo. e abbiamo l'esta. Abbiamo l'esta, l'abbiamo fatto la richiesta 2 settimane fa, ce l'hanno dato subito, è stato facilissimo. E siamo pronti per provare a entrare. Speriamo di Difficile. farvi vedere più cose possibile.
Ciao amici, questo video finisce male. Abbiamo provato a entrare negli Stati Uniti con le moto E al confine abbiamo avuto un'esperienza davvero brutta. Adesso vi facciamo vedere, vi raccontiamo tutto quello che è successo nei dettagli. dopo aver fatto una serie di ricerche, una serie di incontri con persone, altri viaggiatori e con passaporto europeo che erano riusciti a entrare. Ci siamo avvicinati al confine tra Messico e Stati Uniti con tutti i nostri documenti in regola. E siamo fiduciosi perché tutti gli elementi sembrano a nostro favore, appunto perché avevamo sentito di tanti altri che ce l'avevano fatta. La situazione, come sapete, in questo periodo diciamo di pandemia ha afflitto particolare, i confini terrestri e internazionali in vari modi. In questo periodo non è proibito volare da Messico agli Stati Uniti. Abbiamo provato comunque a entrare con le moto perché il nostro sogno era quello di fare un giro in California e poi rientrare in Messico, comunque perché l'obiettivo finale è arrivare in Patagonia o Ushuaia. Come lo sapete, è lontano da qui. Quindi sicuramente quello che non ci interessa è stabilirci negli Stati Uniti. Ovviamente in tutto questo vi stiamo raccontando questa storia, se così si può chiamare, a mente fredda, nel senso che qualche giorno di distanza. È passato qualche giorno e noi abbiamo fatto pace con l'idea e abbiamo un sacco di sorprese in programma, quindi Andiamo avanti. andiamo avanti. Quindi ci svegliamo all'alba e andiamo verso il border. A un certo punto, avvicinandoci sempre di più, non pensavamo che potesse andare diversamente. Il cielo splende a Tijuana. Ma vuoi un po' di terra? No, grazie, non volevo. È gratis, guarda. Abbiamo scelto di provare Autaimesa, che era una delle opzioni disponibili, perché a Tijuana c'è un border a San Isidro, uno a Autaimesa, poi vicino c'è Tecate, che è un altro border, un po' più in là, 2 ore di distanza, anche messicali. E questa è la fila. Andiamo piano. Se poi dobbiamo andare a sinistra dobbiamo passarci. Vedi, sì, c'è scritto Sentry qua davanti. Dobbiamo andare a sinistra. C'è spazio fra i cosi gialli, dobbiamo passare in mezzo. In mezzo c'è All Traffic. All Traffic è nostra. Ready Lane, Sentry, All Traffic. C'è una coda infinita. Gli vado a chiedere? Sì, vai a chiedergli a piedi. Sì, sì. E digli che non siamo americani, perché magari pensa che siamo americani. The motorcycles are on the other lane. Even if we are not Americans, we have a European passport. It's the same thing, yeah. So everyone that has a The other lane? on the other lane. Okay, thank you. You guys have a visa? Yeah, Yeah. It'll be about thank you. Thank you. Quindi ci mettiamo là dietro. Ok. Quando gli hai detto you're Europeans, mi aspettavo che ti dicesse Europeans are not allowed to cross. Sì, anch'io aspettavo. Bene, siamo arrivati qua alle 8:40. Vediamo quanto ci vuole a venire risbattuti indietro. Ti sento ottimista. Perché il problema è che quando sono ottimista poi me la prendo, come si dice, nello stoppino. Secondo me fanno una macchina e una moto, una macchina e una moto, una macchina e una moto. Avrebbe anche senso. Quindi tu vai dietro di lui. Ufficialmente. Sto agitando. Adesso? Sì. Sono in fibrillazione. Late. E quindi ci vuole un bel po' di tempo tra me e te. Boh, io se riesco vengo nella tua linea. Almeno se fa passare te sono sicuro che fa passare anche me. Non è detto. O comunque, cioè, poi vede me e gli dico sono il marito di quella di prima. Switchiamo lingua. Fino a ora si parlava spagnolo e ora inglese. Tanto qua già ci stanno ispezionando. No, questo è sicuro, sono 800 sensori. Puntati, sì. Ok. Ah, vedi, questo lo manda al second. Wish me luck. Vado. Morning. What's the purpose of your trip? I have my appointment for a visit for vaccination too. Is your first time coming to the United States? Yeah, of course. Yes? Yeah. Get you into secondary, alright? You got a whole bunch of stuff going on here. All right. So what do I need to do?
Just follow those little yellow dots around the side of the building there and straight on down. You'll see where to go from there. Ok, thank you. There is my husband too, following. Sono finita in un luogo che sinceramente non mi aspettavo, non sapevo cosa aspettarmi. Quando ho chiesto all'ufficiale cos'era la second inspection e cosa avrei trovato, mi ha detto tu vai, tanto poi lo capisci, non è divertente. Sono arrivata in una specie di parcheggio e non sapevo dove andare, quindi mi sono fermata un attimo per evitare di apparire arrogante nei confronti delle autorità. Mi hanno trovata in mezzo e hanno incominciato a trattarmi male. Thank you. Why do you have a Chinese visa? Sorry? Why do you have a visa from China? I've been traveling visa in 2016, just for tourism, couple of weeks. Cambodia too? Yeah, in 2013. Do you work? No, I work in Italy. What do you do? Okay. I'm a photographer and a graphic designer. It was just for traveling. And all this? Yeah, bring everything. Everything that's important, bring it with me. Okay, this would be important for my husband, but okay. Nel momento in cui ho parcheggiato la moto, l'ufficiale mi ha detto hai preso tutte le tue cose di valore, vero? Perché questo non è un luogo sicuro. E no, io non posso prendere tutte le mie cose di valore in mano. Come potete immaginare, viaggiando con delle borse sulla moto, non mi sono sentita tranquilla assolutamente, perché mi ha fatto capire che poteva sparire tutto. Nel frattempo è arrivato il mio turno al primo controllo, che è iniziato malissimo. Abituato al solito, quando arrivi a uno sportello, a una sbarra, ti fermi e aspetti che ti venga chiesto qualcosa. Io mi sono fermato, ho aspettato e questa è stata la reazione. Good morning. Are you just going to stare at each other, or are you going to give me any documents? Oh yes, sorry. I mean, I can stare all day. I'm here till freaking whenever. Sorry. Gli ho dato i documenti, ho cercato di essere cortese e poi mi ha lasciato passare e mi ha detto vai dove tua moglie che fate la secondary inspection. Tra l'altro si è preso la premura di dirmi non ringraziarmi perché non ti piacerà e mi ringrazierai magari dopo. I'm going to follow your wife on there, okay? Thank you very much. Don't take me now. You're not going to take me here in a little bit. Mi hanno fatto mettere esattamente a fianco alla sua moto, ovviamente. All'inizio sono arrivati due ufficiali che non capivano cosa facessi. Morning. It's my wife's bike. I don't know where she is. Poi è arrivato un terzo che ha detto ah c'è sua moglie già nell'ufficio, fatelo venire con me, e mi ha detto in maniera brutale, adesso lo vedrete, di seguirlo. So I'm going to take him in. Okay. Bring your stuff, your documents, anything you need, okay? Ok. I live... Mambo italiano, let's go. Yeah. Prendendomi un po' in giro, non è stato bello, non è stato piacevole. Non te lo aspetti da un ufficiale che dovrebbe semplicemente fare il suo lavoro. All'interno dell'ufficio la persona più gentile è stata una donna di origine latinoamericana. A noi sembra che abbia voluto sapere il più possibile su di noi, forse per darci una possibilità. Per avere tutti gli elementi che potevano servire a convincere poi chi davvero ha preso la decisione che noi non abbiamo potuto vedere. Questa donna ci ha chiesto con cortesia tutto quello che ci poteva chiedere, ci ha chiesto un sacco di cose, veramente davvero. Le cose più impensabili, ci ha chiesto se lavoravamo, dove lavoravamo, che lavoro facevamo, da dove venivano i nostri guadagni per essere sicura che non andassimo in America per lavorare, ci ha chiesto se avessimo una casa, perché viaggiassimo in Messico da 5 mesi, perché abbiamo scelto proprio il Messico. A me sono stati chiesti l'origine e la motivazione di tutti i timbri sul passaporto che ho da 10 anni a questa E lei ne ha parte. tanti. Dopo un'ora e mezza di attesa, devo dire che noi un po' di speranza ce l'avevamo ancora. La ufficiale è uscita con i nostri passaporti, ce li ha consegnati ed è finita lì. Niente, dopo 2 ore di domande, interrogatori di ogni tipo, ci hanno detto gli europei non entrano, via terra. Quindi mo ci riproviamo, non ci arrendiamo alla prima, no? In realtà, visto che avevamo letto e visto molte storie di persone che alla prima volta erano state respinte, alla seconda o a un altro border erano state accettate, non ci siamo persi troppo d'animo, abbiamo fatto un'ora di viaggio e siamo arrivati alla frontiera di Tecate. Nonostante la delusione ci siamo detti tentiamo. Ok, facciamo il gioco di prima? Non vedo moto in coda. Non c'era neanche tanta coda, neanche a Tecate, quindi ci siamo avvicinati quasi subito ai primi ufficiali. Sembra di aver capito che sia previsto che
le moto passino, quindi si sono arresi. Non siamo neanche riusciti ad arrivare al primo sportello come No. nel primo caso, perché questi due ufficiali subito ci hanno sbattuto la porta in faccia. Where are you guys coming from? We are from Italy. From Italy? Yeah. What are you doing over here? We were traveling through Mexico. From Mexico? Yeah. Where do you guys live? We are going to San Diego because we have booked for vaccination, because here we can't vaccinate. Yeah, you can't come into the United States because of the COVID. There's a travel restriction coming in. We cannot even try. You're trying You're trying. Okay. So good luck out there, whatever it is. Qualcuno di voi potrà dire che sì, se c'è una legge, se c'è una situazione, chi siamo noi, no? È vero, chi sono quelli che ci sono riusciti allora? Noi ci siamo basati sulle storie che ci hanno raccontato e ci abbiamo provato. E poi in realtà ci siamo anche basati un po' sul buon senso. Il fatto che io adesso possa prendere un qualsiasi aereo, entrare negli Stati Uniti e fare senza nessun esattamente motivo. quello che avrei voluto fare in moto è assurdo. In tutti i viaggi che ho fatto mostrare il passaporto italiano non è mai corrisposto a una reazione negativa. Qui sì. È un argomento delicato da affrontare perché non vogliamo mancare di rispetto a nessuno e neanche alla situazione internazionale che c'è in questo momento. Però siamo stati trattati un po' come se fossimo dei criminali. In ogni caso ci si può comportare in una maniera più o meno gentile nel cercare di far rispettare una situazione oppure no. C'è da dire che tutta questa situazione i nostri amici messicani ce l'avevano raccontata, ci avevano raccontato l'arroganza, ci avevano raccontato che il sogno americano non è poi tanto un sogno americano. Ci siamo inizialmente un po' persi d'animo, ma poi ci siamo subito rimboccati le maniche, abbiamo provato a fare di tutto per spedire le nostre moto, neanche questo Per farle entrare legalmente in qualsiasi maniera, sia trasportate da qualcuno, guidate da qualcuno. Abbiamo esplorato veramente tutte le possibilità. Non siamo riusciti neanche a fare questo, ma noi negli Stati Uniti stiamo per entrare e questo ve lo faremo vedere la prossima volta. Quindi grazie di aver visto questo video, ricordatevi di iscrivervi, di mettere like, di accendere la campanellina. Adesso vi facciamo vedere cosa succederà. Welcome to Miami Beach. Dove siamo finiti? Fa freddo, però è bello. La vedete qua? Piccolina.